bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un nuovo progetto, una nuova borsetta, una clutch bag, un po' diversa dal solito, particolare ma facile e veloce da realizzare in quanto l'ho realizzata praticamente con un pannello quadrato, poi durante il tutorial vedrete ovviamente come. L'ho realizzata con il filato perla di Borgo dei Pazzi, un filato super brillantinoso. Ora il video non rende, ma avendola davanti con le luci brilla tantissimo. Nelle storie di Instagram sicuramente già ve l'avrò mostrata. Comunque per questo progetto è disponibile un kit materiali completo che trovate sul sito di gomitoli.com. Trovate il link nel box informazioni qui in basso, vi basta cliccare sul titolo e scorrere in basso nella descrizione. Questa clutch l'ho pensata appositamente per indossarla a mano, quindi non prevede una tracolla, ma ovviamente se volete applicarla vi consiglio sempre di applicarla qui sui laterali sotto proprio l'attaccatura della molla. Quindi non mi perdo in chiacchiere, spero che questo progetto vi piaccia, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la realizzerete. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo 200 g di filato perla, nel mio caso colorazione numero 35, una chiusura a molla da 22 cm, un uncinetto numero 4, marca punti, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Dovremo realizzare un pannello con tecnica granny, quindi facciamo un anello magico che bloccheremo con una catenella. Aggiungiamo poi 2 catenelle e questo ci servirà per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta. Procediamo lavorando all'interno dell'anello 2 maglie alte, una e 2 catenelle e di nuovo all'interno dell'anello 3 maglie alte, una, 2 e 3. Di nuovo 2 catenelle e andremo a ripetere questo procedimento fino ad ottenere 4 gruppi da 3 maglie alte e 4 gruppi da 2 catenelle. Una volta ottenuto questo risultato e terminato il lavoro con 2 catenelle, andremo a tirare questo filo per chiudere il cerchio magico. Lo tiriamo per bene e andiamo a fare la chiusura invisibile, quindi inseriamo l'uncinetto in questa maglia qui, che sarebbe la seconda. Prendiamo il filo di l'asola e ce la portiamo all'interno. Ci inseriamo alla base di quest'asola. All'interno dell'asola tiriamo il filo e facciamo una catenella. Aggiungiamo altre 2 catenelle per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta e procediamo lavorando una maglia alta nei 2 punti successivi. E all'interno di ogni spazio, quindi questo procedimento va ripetuto in ogni angolo, andremo a lavorare 2 maglie alte, una e 2 catenelle e 2 maglie alte, sempre nello stesso spazio. Quindi questo procedimento lo ripeteremo in ogni angolo e andrà ripetuto ovviamente anche nei giri successivi, quindi questo procedimento che stiamo vedendo ora sarà quello che andremo a ripetere per tutti i giri successivi, quindi il procedimento è veramente molto semplice. Procediamo lavorando una maglia alta nei 3 punti successivi, quindi fate attenzione, andiamo a lavorare anche questa solina qui che viene nascosta dall'aumento. 1, 2 e 3
e poi abbiamo di nuovo le 2 catenelle, quindi in queste 2 catenelle noi dobbiamo lavorare l'aumento da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto. Continueremo in questo modo per tutto il giro, ci vediamo al termine, così vi mostro come chiudere il giro, anche se lo abbiamo visto nel giro precedente, e poi vi lascio continuare da sole. Ultimo punto, ora chiudo sempre con chiusura invisibile, quindi inserisco l'uncinetto sempre nel secondo punto, esattamente questo qui. Qui ho le 3 catenelle, prendo l'asola, me la porto all'interno, mi inserisco alla base dell'asola, quindi esattamente qui, inserisco l'uncinetto all'interno dell'asola, tiro il filo e blocco tutto con una catenella, a cui poi andranno aggiunte 2 catenelle per sostituire la prima maglia alta. Quindi questo è il procedimento semplicissimo che dovremo ripetere per tutto il pannello. Ripeteremo questo procedimento per il totale di giri che vi lascerò indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri, ma sentitevi libere di variare le misure in base ai vostri gusti, alle vostre esigenze. Quindi raggiungiamo le misure desiderate e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Una volta lavorati tutti i giri avremo ottenuto un quadrato da 37 x 37 cm. Ovviamente potete anche realizzare un pannello più grande in base alle misure che volete ottenere. Quindi a questo punto non ci resta che tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura per poi proseguire con il passaggio successivo. Una volta lavorato tutto il pannello, a questo punto andiamo a posizionare dei marcapunti negli angoli ed ora vi spiego esattamente dove. Posizioneremo il primo marcapunti esattamente nella catenella dopo la prima maglia alta disponibile. Qui abbiamo 2 catenelle, noi andiamo a posizionare il marcapunti esattamente in quella subito dopo la maglia alta. La stessa cosa la ripeteremo esattamente sull'altro lato, quindi qui abbiamo la maglia alta. Nella catenella successiva posizioniamo un marcapunti. Contiamo i punti, io in questo caso ho 44 punti da un marcapunti all'altro, ovviamente punti marcati compresi, e dobbiamo andarli a suddividere per 2, quindi nel mio caso 22 sul lato e 22 sull'altro. Contiamo quindi dal marcapunti 22 punti e nel 22esimo applichiamo il marcapunti. Avremo lo stesso numero di punti anche sull'altro lato, partendo dal punto successivo fino al marcapunti. Quindi in questo modo avremo il centro di questo lato. Lo stesso procedimento lo ripeteremo sul lato frontale, perché dovremo fare questo procedimento sia sulla parte frontale della borsa sia sulla parte retro. A questo punto possiamo andare a creare i nostri soffietti o piegature. Calcolando questo marcapunti qui, quindi anche questo punto, andiamo a contare i primi 10 punti centrali, quindi facendo esattamente questo procedimento: 2, 4, 6, 8, 10. Ci assicuriamo che siano 10 e li andiamo a piegare in questo modo. Per tenerli fermi possiamo utilizzare un marcapunti, quindi posiziono il marcapunti in questo modo, conto i punti dal punto fissato fino all'altro punto se sono 10. Posso rimuovere questo perché non mi occorre più, ho stabilito la parte centrale, e vado a ripetere lo stesso procedimento anche per quanto riguarda i punti successivi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Li vado a piegare in questo modo e li vado a bloccare.
mi assicuro che i punti bloccati siano 10, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e ripeto lo stesso procedimento anche su questo lato, quindi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vado a piegarli in questo modo e vado a posizionare il marcapunti. Quindi questo sarà il risultato che avremo ottenuto. Dobbiamo ripetere lo stesso procedimento anche sull'altro lato, quindi metteremo il marcapunti nel punto centrale, avremo 22 punti sul lato, 22 punti sull'altro. Se avete lavorato un pannello di diverse dimensioni, comunque calcolate i punti che avete e andremo a creare le piegature nello stesso modo, quindi 3 piegature da 10 punti. Fatto questo procedimento, questo sarà il risultato. Ora dobbiamo andare a rifinire il bordo e a bloccare queste piegature. Partiamo con un cappio e lo tengo sull'uncinetto. Mi aggancio esattamente nell'angolo, così posso mostrarvi direttamente il procedimento che faremo su questi lati. Quindi mi aggancio esattamente qui, inserisco l'uncinetto all'interno della maglia e lavoro una maglia bassa. All'interno dello spazio formato dalle catenelle vado a lavorare una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Tolgo poi il marcapunti perché non mi occorre più e continuo lavorando una maglia bassa su ogni punto fino a che non incontro il primo marcapunti, quindi la prima piegatura. A questo punto, dove ho la piegatura, cosa faccio? Inserisco l'uncinetto nella maglia marcata e nell'altra maglia marcata in questo modo, quindi le vado a prendere nello stesso modo in cui sono state prese con il marcapunti. In questo modo tolgo il marcapunti perché dà anche un po' fastidio e vado a lavorare una maglia bassa, quindi prendo il filo e lavoro una maglia bassa. Ripeto lo stesso procedimento anche per l'altra piegatura, quindi vado a prendere le maglie che ho marcato in questo modo e lavoro una maglia bassa e faccio lo stesso anche per l'altro. Quindi inserisco l'uncinetto nel primo punto, nell'ultimo, siccome ho tolto prima il marcapunti mi assicuro di avere 10 punti, poi li blocco con una maglia bassa in questo modo. A questo punto continuo lavorando una maglia bassa per ogni punto successivo. E qui nell'angolo, come abbiamo fatto sull'altro, lavoriamo una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Quindi questo è il procedimento che dobbiamo ripetere anche su questo lato con le altre piegature, mentre su questi lati, che saranno comunque laterali, procediamo lavorando in modo molto semplice una maglia bassa per ogni punto sottostante. Quindi lavoriamo i punti come si presentano. Terminiamo tutto il giro e poi ci rivediamo al termine. Una volta rifinito tutto il bordo, possiamo tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. Fatto questo passaggio dovremo procedere con l'applicazione della molla. Quindi per fare questo dobbiamo andare a posizionare la molla in questo modo
e prenderci le misure. Quindi andiamo ad allungare leggermente questa parte per far combaciare gli angoli. Non preoccupatevi perché poi il lavoro comunque viene molto bene, ho già fatto delle prove. Quindi andremo a posizionare il marcapunti che corrisponde esattamente alla piegatura della molla. Io ho contato esattamente 14 punti dalla prima maglia, quindi qui nell'angolo abbiamo una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Io ho contato dalla maglia bassa qui 14 punti, ho messo il marcapunti nel 14esimo, ho riportato lo stesso numero di punti anche sull'altro lato. Ora al momento potrebbe non combaciare, ma io ho già fatto delle prove, quindi magari il lavoro si è anche un po' allargato e risulta essere tutto perfetto, quindi potete tranquillamente seguire queste misure. Calcolate comunque che io vi sto dando lo schema in base ai punti che ho io, quindi se seguite lo schema passo passo potete tranquillamente seguire gli stessi passaggi, mentre se apportate delle modifiche ovviamente dovrete regolarvi in base ai punti che avete sul vostro pannello. Comunque una volta stabilite le misure ovviamente ci riportiamo le stesse misure anche sull'altro lato, ma andremo a cucire un lato per volta, quindi cuciremo prima questo lato, tagliamo il filo e poi cuciamo l'altro, perché qui resterà comunque un margine aperto che andremo a cucire successivamente. Andiamo quindi a fare un cappio iniziale. Possiamo anche non farlo se siamo più comode e ci andiamo ad agganciare esattamente nel primo punto che abbiamo marcato, quindi inseriamo l'uncinetto in questo punto e iniziamo lavorando una maglia bassa intorno alla molla. Procederemo lavorando una maglia bassa nel punto successivo e così via per tutti i punti. Quindi ovviamente andremo a lavorare una maglia bassa all'interno di ogni punto che abbiamo su questa parte, dal primo marcapunti fino all'ultimo che abbiamo messo, e ovviamente lavorando intorno alla molla. Ovviamente si noterà un pochino la molla al di sotto. Vi consiglio in questo caso di rivestire la molla magari con un nastro di raso che abbia più o meno lo stesso colore del cordino. Quindi procedo in questo modo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, rivestendo allo stesso momento anche la molla. Bene, lavorato l'ultimo punto, faccio una catenella di sicurezza e posso tagliare il filo e bloccarlo tra le maglie. Questo sarà il risultato. Ora ripetiamo lo stesso procedimento anche sull'altro lato riportando le stesse misure. Quindi dalla prima maglia bassa andiamo a contare 14 punti e mettiamo il marcapunti. Facciamo lo stesso anche sull'altro lato e andiamo a cucire la molla nello stesso modo. Ultimo punto, togliamo il marcapunti e andiamo a fissare anche questo. Poi, come abbiamo fatto anche sull'altro lato, catenella di sicurezza, tagliamo il filo e lo blocchiamo tra le maglie. Come vi ho già detto prima, come potete vedere si nota un po' la molla sotto, nemmeno tanto perché è camuffata dal filato, e per evitare questo, vi ripeto, potete andare a rivestire la molla con del nastro di raso, quello un po' più spesso, come facciamo di solito per le clutch in fettuccia. La andiamo proprio a rivestire utilizzando ovviamente del nastro dello stesso colore o comunque che vada un po' a riprendere il colore del filato utilizzato. E fatto questo, adesso dobbiamo andare a chiudere i nostri laterali rimasti aperti, ma prima di fare questo voglio mostrarvi come passare da questo
A questo dobbiamo semplicemente portare le piegature all'interno. Questo in realtà è un passaggio che possiamo fare anche nel mentre che stiamo creando le piegature. Quindi mandiamo le piegature all'interno, le sistemiamo all'interno e questo sarà il risultato all'esterno. Avremo le piegature senza questi antestetici soffietti perché li riportiamo all'interno. Poi ovviamente potete tranquillamente andare a foderare la borsa. Ed ora ci occupiamo della cucitura dei laterali che porteremo all'interno. Li andiamo a cucire dall'interno e poi li riportiamo verso l'esterno. Prendiamo l'ago da lana con lo stesso cordoncino, andiamo a fissare il filo tra le maglie ovviamente. Poi andiamo a cucire prendendo solo le asoline esterne in questo caso, quindi vedete prendo solo la metà catenella e la metà catenella. E faccio questo con tutti i punti che ho qui sul laterale. Bene, cucito anche l'ultimo punto, faccio una doppia passata e poi vado a bloccare il filo tra le maglie come facciamo di solito. Ripeterò ovviamente lo stesso procedimento anche sull'altro lato, così di entrambi i laterali non ci resta che rimandarli verso l'esterno. Non li mandiamo tutti all'esterno in questo modo, ma facciamo una leggera pressione qui, in modo da ottenere questo risultato un po' particolare e non a punta. Ovviamente se vi piace quell'effetto potete farlo tranquillamente perché potete personalizzare il vostro progetto come volete. E questo sarà il risultato finale. Per questo progetto non è prevista una tracolla perché l'ho pensata appositamente da indossare a mano, ma se volete potete anche applicarla sempre negli stessi punti, ovvero alla base della vite della chiusura a molla. Spero che questo progetto un po' diverso dal solito vi piaccia, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se la realizzerete ovviamente mandatemi le foto così potrò condividerle sul mio profilo Instagram. Vi ricordo che per questo progetto è disponibile un kit materiali completo che trovate sul sito di gomitoli.com. Trovate tutte le info sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti ed iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!